Hola a tutti ragazzi e benvenuti ancora una volta in questo video. Oggi ragazzi parleremo di Valencia e il motivo per il quale, quindi 5 motivi per cui se tu sei giovane dovresti vivere qui a Valencia. Sono motivi sembrano banali ma sono veramente molto importanti ragazzi, dovete veramente ascoltarli. Partiamo subito. Allora il primo motivo, che sembra una cosa veramente banale ma non lo è che i servizi pubblici qui sono completamente gratuiti se hai meno di 30 anni. Ok, quindi cosa vuol dire? Che tu puoi prendere metro, tram, autobus, vabbè, questi tre, e se hai meno di 30 anni, gratis, completamente gratis. Capite che per chi è giovane è una cosa di incredibile. Per gente un po' più grande magari no, perché non riesce a capirlo, ma chi va a scuola, università, o comunque gente che quando esce per divertirsi va in centro, non pagare autobus, tram, metro è assurdo, se ci pensate, perché giustamente sono i ragazzi giovani che non hanno soldi. La gente di 35-40 anni lavorando i soldi ce li ha. Per quello che dico ragazzi, essere giovani, c'è l'aiuto, ha bisogno il ragazzo giovane, non quello di 40 anni o di 35 come me. Questo è. Poi, secondo punto ancora più importante, secondo me, sono le autostrade. Qui le autostrade sono completamente gratuite, ok? Piccola parentesi, io mi è stato molto utile perché quando sono venuto qua dall'Italia, scusate, che mi sono trasferito direttamente a Malaga, che sono più o meno 20 ore di macchina da dove vivo io, abbiamo speso tanti soldi d'autostrada tra Italia e Francia, perché anche la Francia è molto costosa, ok? Poi però mi sono fatto tutta la Spagna, ok? Perché Malaga è abbastanza a sud della Spagna. Non mi ricordo quanti ore ho fatto di macchina, però forse 7-8, non lo so, in Spagna, senza pagare un soldo di autostrada, ragazzi, è tanto, è tanto. Per farvi capire, io quest'estate ho fatto, secondo me, 10-12 weekend che sono andato ad Alicante, perché a me qua la spiaggia non mi piace molto, vabbè. Mi piace più quella di Alicante che ha un'oretta di strada, un'oretta e mezza di strada, senza pagare un soldo di autostrada, ragazzi, è tanto. Cioè, magari non ve ne accorgete se ci andate una volta, ma se ci andate tante volte. Cioè, tipo io in Italia pagavo, non lo so, andate e ritorno per andare al mare, pagavo quei 20-25 euro. Se fate per 10 o per 15 weekend che fate all'anno, o anche di più, capite che cambia molto, ragazzi, cambia veramente tanto. Poi, terzo punto, terzo punto che secondo me a questo punto è molto importante, anche se sembra il più stupido, però qui, almeno io sto dicendo a Valencia, non in Spagna, a Valencia la vita costa un po' meno e quindi anche uscire a bere e a mangiare costa molto meno che in Italia. E anche meno di Barcellona e anche molto meno di Madrid, chiaramente, perché Madrid a prezzi siamo come l'Italia al nord Italia. Però qua a Valencia, secondo me, da quello che ho capito, è un po' come il sud Italia, come prezzi. Non ho idea. Solo per farvi capire che la classica birra media che prendiamo noi in Italia, ok? Quanto costa in Italia? 3, 4, 5 euro, non lo so, adesso è un po' che non sto in Italia, però l'ultima volta che ho bevuto una birra media in Italia l'ho pagata a 4 euro, penso 5, ok? Qui ci sono posti, chiaro, ci sono posti che costano un po' di più, però quelli cari costano 3 euro, cioè, quelli carissimi, sto dicendo. Poi ci sono quelli medi che costano da 2 euro a 2,50 euro, ok? Medi vuol dire che quasi tutti sono così. 2 euro e 2,50 euro, una bella birra media. E poi ci sono dei posti dove ho lavorato io che costa 1,50 euro. Stiamo parlando di birra media, ok? E piccola parentesi, dove lavoravo io c'era l'offerta dell'almorzo, quello chiamano, che sarebbe, non è la colazione del pranzo, tra la colazione e il pranzo, una merenda che si fa con un panino molto grosso che è così, ti davano un panino veramente grosso, ti davano da bere
adesso vi spiego che bere, e vi davano il caffè e il dolce e pagavi 5 euro. 5 euro, 5,50 euro, non mi ricordo, però se tu prendevi una birra media, come per bere, ne avevi un'altra gratuita. Quindi tu con 5,50 euro o 6 euro, adesso non ricordo, ti prendevi due birre medie, un panino così, un bel postre, un bel dolce e un caffè. Quindi certo, devi cercare i posti, però la vita qua è molto, cioè bere e mangiare è molto conveniente, per i giovani sto dicendo sempre, per me, secondo me, sempre per i giovani. Poi un altro punto, quindi il quarto punto, che qua Valencia è una città molto giovane e ci sono ragazzi molto giovani e ci sono molti turisti stranieri come me, ok. Quindi capisci bene che per un giovane che è molto curioso, ok, e vuole conoscere persone, culture, tutte queste cose qua, è un posto molto, è un po' come Milano, qua diciamo, multiculturale, ci sono sono tante persone giovani. Quello che ho visto, vi volevo spiegare, che se tu vai, ad esempio, in posta, ok? Non ti trovi la signora di 857 anni che ti dà che ti aiuta, o se vai in comune, c'è comunque gente tutta giovane. Io ho fatto, lavorando, ho fatto dei controlli medici che una volta all'anno te li fanno fare e sono tutti giovani, cioè dalla segretaria che ti visita, cioè sembra una stupidata, vai al bar sono tutti giovani, vai a, non so, qualsiasi cosa tu voglia fare, cioè non troverai mai la persona di 60 anni che ti serve, cioè non è cattiveria, però cioè, è importante avere persone giovani accanto perché sono più sveglie, cioè non c'è niente da dire. Io per giovani dico dai 20, 30, chiaro. E sì, questa è una cosa che mi piace molto e giustamente quando esci te ne accorgi perché c'è veramente tanta gente giovane fuori. Ok? La gente, poi qua c'è la cultura di uscire, di bere, chiaramente, forse anche troppo, perché però anche lì secondo me sono le persone un po' più grandi. Perché vi spiego, qua ci sono veramente tantissimi bar e sono tutti pieni, non si riesce a capire. Io dove vivo io c'è una strada, che è una strada, io vivo in un paesino neanche in Valencia, è una strada, ok? E ci saranno 8 bar, ok? Poi in questi 8 bar tutti sono pieni, ok? Però quelli che stanno veramente tanto tempo al bar sono i 60enni, 70enni, ok? 60enni. Però il circolo, diciamo, il circolo di giovani che girano per i bar c'è e c'è sempre qua. Quindi, raga, per i giovani questo qua è un posto bellissimo. Poi chiaramente è difficile farvelo capire così in un video dove parlo 5 minuti, dovete viverlo, dovete vivere a Valencia e vi dovete accorgere voi. Qui, quinto motivo, però non ultimo motivo, che questo secondo me è una cosa incredibile di Valencia e della Spagna in generale, ci sono tutti i parcheggi, quasi tutti i parcheggi, ok? Il 90% dei parcheggi gratuiti, ok? Già per noi è una cosa assurda. Gratuiti anche nelle spiagge e tra parentesi le spiagge sono il 90% gratuite, non come in Italia che c'è il 95% delle spiagge private e hai 10 metri dove c'è tutta la gente pubblica. Qua è il contrario, ok? Ci sono tutte le spiagge libere, tutte libere, certo c'è qualcosa di privato con ombrelloni e tutto, però tu ti puoi mettere anche col tuo telo davanti a a questi diciamo lidi, ma non sono lidi, sono bar che mettono dei lettini e degli ombrelloni. Quindi anche questo è una cosa super buona. Se tu ti vuoi fare un weekend al mare, non paghi l'autostrada. La benzina la paghi 1,05 euro adesso, fai 1,04 euro, 1,04 euro, 1,05 euro. Fai l'autostrada non paghi. Arrivi al mare e non paghi il parcheggio e puoi stare tutto il giorno in spiaggia senza pagare, cioè, capite che è tutt'altra cosa, è proprio tutt'altra vita, ok? Quindi quello che dico, l'ultima considerazione che voglio fare, perché io vi dico di trasferirvi a Valencia, di trasferirsi in Spagna, di andare via dall'Italia, perché sono i dati, non sono io che lo dico, però è ovvio che il paese come Italia non aiuta i giovani, cioè non li vuole i giovani, cioè adesso non riesco a capire il motivo, però se pensiamo all'economia italiana e all'economia spagnola, ok? E chiaramente dicono che è simile,
è simile, c'è il debito pubblico, tutte quelle cose qua. C'è la disoccupazione che poi, tra virgolette, io ho trovato lavoro in un giorno, però vabbè, c'è la disoccupazione anche qua, ci sta, ok. Però, quello che dico io, com'è possibile che se le economie sono uguali, tutto uguale, disoccupazione uguale, ci sono così tante cose che aiutano i giovani in Spagna e in Italia sembra che non sono mai soldi, aumentano sempre i prezzi. Questa è una cosa che non capirò mai. Quindi raga, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video. Io qua in alto vi metto un altro video con 5 motivi per vivere in Spagna o Valencia, comunque andatelo a vederlo perché è molto interessante e noi ci vediamo al prossimo video.